Buongiorno amici, in occasione della festa della Immacolata Concezione ho ritenuto importante parlare della figura di Maria e non poteva mancare ovviamente Elisabetta, madre di Giovanni Battista, quindi cugina. Parlare della figura di Maria che è emblematica di quel che succede quando si vuole elaborare una dottrina, magari partendo dalla devozione popolare, e la si vuole calare sui testi e la si cerca assolutamente dentro i testi, anche se i testi dicono cose diverse o comunque cose che non possono essere interpretate in quel modo, perché lo facciamo anche in occasione di una presa di posizione della Chiesa, proprio di Papa Leone, che ha sentito la necessità di fare un po' di ordine perché effettivamente insomma, c'è bisogno di ordine, soprattutto quando si viaggia con troppa fantasia e quindi la Chiesa corre il rischio, e tra l'altro qui lo vedremo, è il rischio del fatto che la Madonna assuma un ruolo al di sopra di quello del figlio, no, Elisabetta? E quindi Sì, anche tu hai visto questa. sì, infatti oggi parliamo di un documento molto recente che è stato pubblicato dal Dicastero per la dottrina della fede con il titolo Mater Populi Fidelis, uno dei più importanti organismi della Curia Romana. In passato credo corrispondesse al Sant'Uffizio. Sì. La struttura, insomma, che è oggi ancora incaricata di vigilare sulla correttezza della dottrina cattolica e viene definita come una nota dottrinale su alcuni titoli mariani riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza. Puoi spiegarci, Mauro, perché il Vaticano ha sentito l'urgenza di intervenire proprio sulla figura mariana? La Chiesa ha sentito il bisogno di intervenire proprio per fare ordine. E in effetti parlo, diciamo così, dal punto di vista dei fedeli, no? Perché sapete come la penso io, quindi. Fare ordine perché nel corso dei secoli a Maria è stato attribuito ciò che non è presente nei testi ed è stato attribuito anche sia sulla base delle credenze popolari e sia anche sulla base di affermazioni fatte dal clero, insomma dall'alta parte del clero, dai papi, da pontefici, eccetera, per cui alla fine non si capisce più che ruolo effettivamente ha avuto Maria nei cosiddetti testi sacri e che ruolo teoricamente avrebbe Maria ancora nel rapporto tra i fedeli e Cristo, tra i fedeli e Dio. In sostanza la nota vuole chiarire due elementi. Il primo, che la devozione mariana ha ovviamente, praticamente, questo lo vediamo, una posizione importante all'interno della Chiesa, soprattutto perché la parte più popolare, diciamo così, dei fedeli incontra e trova in Maria l'amore e la tenerezza di una madre e questo è anche comprensibile e assolutamente non condannabile, insomma, no? Anche se appunto la teologia poi ha elaborato, e lo vedremo, ha elaborato un'altra visione. Il secondo elemento è che molti di questi titoli dati a Maria nella devozione popolare non hanno un significato teologico che sia chiaro e questo è il rischio che corre la Chiesa. Questi attributi che vengono assegnati a Maria rischiano addirittura di porre per la Chiesa in secondo piano la figura di Cristo e questo la Chiesa ovviamente non lo può accettare, insomma. Allora ha sentito il bisogno di dare un momento di chiarezza, ecco, e cercare di ehm, fornire una visione ovviamente teologica, e qui però mi vengono in mente le parole di Francesco quando durante un viaggio in Georgia disse: lasciamo che i teologi si occupino delle loro cose astratte, perché in effetti tra la teologia e la devozione popolare
molto spesso insomma corre una distanza non indifferente. Questo documento di cui adesso poi parliamo è firmato da Papa Leone e cerca appunto di fare chiarezza teologica, ma fare chiarezza teologica è quasi addirittura in contrasto poi con il comportamento, no? Cioè, come si dice, un conto è la teoria, un conto è la pratica, perché per esempio Papa Francesco, diciamo, onorava diverse Madonne e lo stesso Papa Leone ha, fra virgolette, delle preferenze, no? Per esempio a lui piace molto la Madonna del Buon Consiglio, la Madonna di Fatima, la Madonna delle Grazie, la Madonna di Pompei, come se fossero tante figure diverse, quando insomma la Madonna è la Madonna. E quindi già dare queste definizioni significa creare quantomeno un rischio di confusione, perché anche tra i fedeli spesso si sente dire: ah, io sono legato alla Madonna di Fatima, ah no, io invece sono legato alla Madonna di Lourdes, io sono legato alla Madonna di Medjugorje, supponendo che appunto in quei vari posti siano apparse le Madonne Veramente. e non altri personaggi. Ma questo lo si può accettare ovviamente dal punto di vista della devozione popolare, è comprensibile, diventa meno accettabile quando a fare queste distinzioni sono addirittura i pontefici. E a proposito di apparizioni, la nota dedica anche molto spazio alle norme sui presunti fenomeni cosiddetti soprannaturali, dove si segnala che molti titoli mariani vengono usati impropriamente anche nelle cosiddette apparizioni e quindi si parla proprio di fraintendimenti terminologici e dottrinali. E in sostanza, quindi, Quindi già questo è significativo, no? Il fatto stesso che Maria fornisca delle definizioni che possono dare adito a fraintendimenti e quindi questo già ci dovrebbe far riflettere. Quindi questa nota prodotta dal Vaticano nel mese di ottobre, per esempio, tenta di rispondere a delle domande tipo qual è il significato della cooperazione mariana nel piano della salvezza. E questo documento cerca di ristabilire un equilibrio che in realtà nei secoli si è perso o comunque è andato a fasi alterne, un equilibrio tra Maria e la figura di Cristo, perché per la Chiesa Cristo è figlio di Dio, Maria è sua madre, ma Maria non è divina. Invece nella devozione popolare alle volte Maria sembra sopravanzare e quindi questo è, come dire, l'asse importante di questo equilibrio che la nota cerca di ristabilire, una collaborazione mariana all'opera della salvezza, ma non una, come dire, mediazione salvifica autonoma, perché questo è il rischio che per la Chiesa, ovviamente, parliamo sempre dal punto di vista del credo, e poi sapete cosa penso e poi magari vediamo anche qualcosa nei testi che ci fa capire come insomma in sostanza la figura di Maria in realtà negli stessi Vangeli non sia così importante come viene affermato e anzi addirittura come se un figlio si comportasse con la madre come Gesù alle volte si è comportato con Maria, noi non lo accetteremmo, insomma diremmo che è un figlio non ben educato, diciamo così. addirittura. Sì, diciamo così. Addirittura. Diciamo che in questo, sempre rimanendo aderenti a questo testo, vediamo che si afferma nella sezione 2 che possiamo leggere il concetto della cooperazione di Maria nelle scritture. È attestata, ad esempio, dice sempre il documento, in Genesi 3:15, in cui si può intravedere Maria come la donna che partecipa alla vittoria sul serpente. Troviamo il termine sempre donna anche in Giovanni 2, in Giovanni 19,
dove Gesù si rivolge alla madre chiamandola donna. In Apocalisse 12 è vista come la donna che genera il Messia, e madre e donna sembrano termini non proprio sovrapponibili, e quindi io ti chiedo come leggi queste associazioni e soprattutto queste citazioni in questo documento. Ecco, questi sono esempi di come in realtà la Chiesa attribuisca a certi racconti delle cosiddette Sacre Scritture, attribuisca la presenza di Maria anche quando Maria non c'è. Per esempio, in Genesi 3:15 la figura di Maria non c'entra assolutamente nulla. In Apocalisse 12 si parla della lotta tra una donna che partorisce un figlio e un dragone che vorrebbe divorare il figlio, ma questo figlio viene assunto e portato via, mentre la donna viene portata nel deserto. Il dragone attacca la donna del deserto, ma alla donna vengono fornite delle ali in modo che lei possa fuggire. Il dragone cerca di rovesciarle addosso una quantità immensa di acqua, insomma, cerca di distruggerle in ogni modo, invece la donna viene salvata. Ecco, però dire che quella donna è Maria, cioè è la Madonna, è una attribuzione assolutamente di fede, cioè non c'è veramente un elemento specifico che consenta in modo documentato di dire che quella è la figura della Madonna, è la Chiesa che la vuole vedere. Poi tu hai citato per esempio Giovanni. In Giovanni 2, per esempio, nei versetti 2, 3 e 2, 5, che sono citati da questo documento della Chiesa, si dice: Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli ed essendo venuto mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Questa nota della Chiesa passa dal versetto 3 al versetto 5. Sua madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. E quindi a questo si dà una interpretazione, nel senso che Maria diventa mediatrice dell'opera di Cristo, cioè stimola il figlio a fare delle cose. In realtà però la nota salta il versetto intermedio, cioè tra il 3 e il 5 è ovvio che c'è il versetto 4. E nel versetto 4 Gesù le dice: che vuoi da me, o donna? Non è ancora venuta la mia ora. Cioè, tu pensa a un figlio che dice alla madre: ma che vuoi da me, o donna, non madre? E difatti Gesù chiama sempre Maria, la chiama sempre donna, la chiama madre soltanto quando è sotto la croce e la affida a Giovanni. Per il resto è sempre donna e la chiama donna in un modo anche molto freddo, cioè che vuoi da me, o donna? La stessa cosa, per esempio, fa quando Gesù sta discutendo con i dottori, e qui siamo nel Vangelo di Luca, nel capitolo 2, quando Gesù parla con i dottori del Tempio e i suoi genitori, diciamo Maria e Giuseppe, nel vederlo furono stupiti e sua madre gli disse: perché hai fatto questo? Cioè, perché non sei stato con noi? No, perché lo cercavano prima, pensavano di averlo perso. Ecco, tuo padre e io, addolorati, ti cercavamo. Ma egli rispose loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io mi devo occupare di quanto riguarda il padre mio? Essi però non compresero ciò che aveva detto loro. Allora, anche qui, bambino si rivolge in modo, direi, quasi sprezzante o quantomeno molto freddo ai genitori e dice: ma io devo fare le cose che riguardano il padre mio. Ma la frase dopo, e non è un caso che ho scelto di leggere dal Vangelo di Luca, dice: essi non compresero. Cioè la Madonna, quando Gesù aveva 12 anni, non aveva ancora capito quale era il destino o la missione di Gesù.
Quindi è difficile pensare a questa donna che quando accetta e dice sì all'invito di Gabriele, insomma, quando le dice appunto Gabriele, insomma, che abbiamo scelto te, lei non aveva ancora capito all'età di 12 anni di Gesù qual era la vera funzione di Cristo, quale doveva essere la vera funzione di Cristo. E lui anche qui dice, ma non sapevate che io devo fare le cose mie? E anche qui un tono un po' sprezzante quasi nei confronti dei genitori e ci dà proprio l'idea di quanto fosse secondaria la figura di Maria nei Vangeli. È diventata poi importante successivamente nella devozione popolare perché si capisce che per i fedeli è più facile e affettivamente più consolatorio rivolgersi ad una madre e Cristo quasi viene visto più lontano, no? Invece ci si rivolge all'amore di una madre, a quello che dovrebbe essere l'amore di una madre, perché sembra che sia più facile colloquiare con lei, in sostanza. Ed è qui che la Chiesa sente il bisogno di ristabilire questo equilibrio, dicendo no, attenzione, la Madonna non è più importante di Cristo, la Madonna non è colei che dispensa la salvezza. La salvezza arriva da Cristo, dice la Chiesa, ovviamente, supponendo che ci sia bisogno di salvezza. Ne parliamo tra un attimo. Certo, c'è poi un capitolo dedicato a una breve storia della Mariologia e quindi si parte dai padri che parlano di Maria come Theotokos e i Parthenos, poi il concetto di Panagia e anche di nuova Eva. E in questi secoli liturgie e inni hanno quindi permesso a gran parte dell'immaginario mariano di espandersi, hanno contribuito anche le icone orientali che sono diventate poi veri strumenti teologici e ancora più avanti è subentrato il dogma della Immacolata Concezione, appunto, che definisce Maria come prima dei redenti. Sì, c'è tutta una storia che è nata soprattutto in Oriente. Quindi questa storia della devozione popolare e di tutte queste definizioni, di tutti questi titoli che hai letto tu, cioè Madre di Dio, la Sempre Santa, cioè la Panagia, è nata in Oriente, poi è passata in Occidente nei secoli successivi. E quindi emergono questi dati fondamentali che questi titoli mariani sono nati per esprimere affetto e poi hanno finito un po' per diventare quasi una sorta di teologia popolare che però crea molti fraintendimenti perché non è presente nel Nuovo Testamento. Antico Testamento lasciamo stare, addirittura ogni citazione di Antico Testamento è una citazione assolutamente impropria che con Maria non ha assolutamente nulla a che vedere. Ecco, per esempio abbiamo il dogma della Immacolata Concezione di cui già abbiamo parlato, ma ripeto, siccome il canale cresce continuamente per i nuovissimi arrivati ogni mese, Immacolata Concezione non vuol dire che Maria ha concepito Gesù senza rapporto sessuale, ma vuol dire che lei è l'unica persona umana nel passato, nel presente e anche per il futuro che è stata concepita senza la macchia del peccato originale. Ma in realtà, siccome già più volte abbiamo visto che il peccato originale non c'è nell'Antico Testamento, siamo tutti figli di una Immacolata Concezione, cioè nessuno di noi nasce macchiato dal peccato originale. La cosa curiosa è che addirittura, per esempio per alcuni di questi titoli, nel corso dei secoli sono state avanzate anche delle richieste di dogmatizzazione. I fedeli chiedevano, in sostanza, ma non solo, anche membri della Chiesa, chiedevano di fare dei dogmi, cioè proprio di elaborare delle verità indiscusse che non potessero essere mai messe in dubbio in quanto dogma della Chiesa. Per fortuna, almeno su questo,
i papi hanno resistito, no? Proprio rendendosi conto di come questi dogmi avrebbero potuto creare ulteriore confusione, riconoscere a Maria una importanza che in realtà non ha. Sì, questa nota appunto riconosce tutto questo percorso storico della figura di Maria e afferma, ad esempio, che con il dogma dell'Immacolata Maria è la prima ad essere stata redenta prima ancora di poter compiere un atto morale. Però è sempre una costruzione appunto teologica che garantisce in questo modo l'unicità del Redentore, in Esatto, Cristo. esatto. In realtà poi si parla anche del titolo di corredentrice. La nota spiega che nel XV secolo si è introdotto questo concetto, ma mi piacerebbe sapere qualcosa di più, Mauro. Sì, il termine corredentrice è proprio quello, direi, più importante dal punto di vista del rischio da parte della Chiesa di vedere la Madonna posta su un piano che non le compete. Ed è proprio questo titolo di corredentrice che è stato oggetto di richiesta di dogmatizzazione. Dogmatizzazione che la Chiesa ha rifiutato, anche se alcuni papi, tipo per esempio Giovanni Paolo II, per mi pare 6-7 volte ha usato questo titolo, cioè Madonna corredentrice, che vuol dire metterla sullo stesso piano di Cristo. Papa Benedetto, quando era ancora cardinale e prefetto della congregazione per la propaganda fide, ha assolutamente negato ogni possibilità di dogmatizzare questo titolo, dicendo che non c'è nessuna giustificazione che porti a prendere una decisione del genere, perché la Madonna non è corredentrice. La Madonna non può dare la redenzione, perché la redenzione può arrivare soltanto da Cristo o da Dio attraverso Cristo. E quindi questo è importante perché è stata poi definita una vera e propria terminologia sbagliata, quella di corredentrice, perché lei non partecipa, non è in grado, non ha i poteri, diciamo così, di conferire la redenzione, tant'è che lei stessa, la nota lo mette in evidenza, lei stessa è redenta col dogma della Immacolata Concezione, cioè viene redenta ancora prima di nascere, quindi non per meriti suoi, ma per volontà di Dio che dice: siccome attraverso di lei devo far nascere mio figlio, allora io la redimo dalla macchia del peccato originale prima ancora che lei nasca. Ecco, e questo quindi fa parte di questa elaborazione della teologia che poco ha a che vedere con i testi, insomma, perché abbiamo visto che nei testi la Madonna è molto meno importante di quanto poi non sia diventata, anche se ovviamente la figura femminile è importantissima per i fedeli perché è una figura appunto che richiama affetto, consolazione, protezione e quindi tutto questo è umanamente comprensibile ma teologicamente non giustificabile. Sì, infatti la nota ribadisce che questo titolo può solo creare confusione perché suggerisce una doppia redenzione incompatibile con la cristologia. Esatto, esatto. Questi E sono proprio i problemi che nascono quando, dico parlando dell'Antico Testamento, quando si vuole far calare su un testo un qualcosa che nel testo non c'è e poi si fa in modo di tentare di ricavarlo da quel testo. Difatti, in questa nota, alla quale sì. tu stai riferendo e giustamente riporti delle frasi esattamente scritte nella nota perché è importante, e questa nota dà proprio l'idea di come le elaborazioni teologiche vadano molto lontano rispetto ai testi e questo crei la necessità poi di chiarimenti, perché si rischia di rompere un equilibrio all'interno stesso di quella che è la elaborazione teologica
E la nota, ricordo, cita un lungo elenco del pensiero di padri della Chiesa dove, diciamo così, proprio per dirla molto semplicemente, ognuno diceva la sua. Ci si sente liberi nell'elaborazione teologica, ognuno è libero di dire la sua perché poi in realtà a nessuno viene quasi chiesto di dimostrare nulla. L'importante è che ciò che viene detto sia gratificante, sia piacevole, eccetera, ma alle volte, per dirla in termini popolari, si esagera. Certo. Si esagera, allora la Chiesa sente il bisogno di tirare un pochettino le redini e dire no, attenzione, stiamo andando troppo lontano. Abbiamo poi una sezione dedicata ad un altro titolo conferito a Maria, che è quello di mediatrice. E ci ricorda che la mediazione mariana compare nei padri orientali a partire dal VI secolo, arriva in Occidente intorno al XII e poi viene formulata come tesi dottrinale a partire dal XVII secolo. Cosa ci puoi dire del titolo di mediatrice? Ma il titolo di mediatrice, per esempio, richiama il fatto che lei può in effetti essere considerata mediatrice, cioè colei che fa da intermediario tra il fedele e Cristo, ma senza mai dimenticare, come c'è scritto nella prima lettera a Timoteo o Timoteo, che Cristo è l'unico mediatore. La Chiesa di nuovo vuole sottolineare questo perché il rischio diventa veramente grande. Si riconosce anche una mediazione nelle nozze di Cana, quando lei dice ai servi fate quel che vi dirà, però è una, voglio dire, chiamarla mediatrice semplicemente perché lei dice ai servi fate quello che vi dirà, dopo ciò che vi ho letto prima, no? Quando lui dice non ancora, cosa vuoi da me, non è ancora venuto il mio tempo, no? Quindi in realtà cioè è una figura di mediatrice, ma direi molto poco importante, molto poco importante. Quindi per i fedeli il vero redentore, per chi ha la fede ovviamente, il vero redentore rimane Cristo. Io ripeto che non c'è niente da redimere, insomma, in sostanza. Ma tanto meno quindi la Madonna può avere un ruolo di mediatrice. E la Chiesa dice che in sostanza il ruolo di mediatore può essere svolto da tanti, non soltanto dalla Madonna. Quindi anche in questo la Madonna non avrebbe una unicità, ma sarebbe mediatrice insieme ad una schiera di mediatori che sono per esempio i fedeli che possono portare le altre persone e quindi svolgere quest'opera di mediazione che non è esclusiva della Madonna, ovviamente. Esatto. Insomma, cerca di ridimensionare questa figura che forse grazie all'amore dei fedeli, ma anche alle forzature teologiche, stava assumendo un ruolo di primaria importanza. Infatti insiste anche sul concetto della grazia, Sì, cioè solo Dio può donare la grazia, solo Cristo la può meritare, la merita, mentre Maria non è uno strumento primario di donazione della grazia. ecco, assolutamente. Ecco, Maria appunto non ha quell'importanza che le viene data, a parte il fatto di aver concepito Gesù, ovviamente abbiamo già parlato altre volte di come potenzialmente possa averlo concepito, ma dopodiché di lì in avanti tutta l'azione è condotta da Cristo e Maria ha un ruolo assolutamente secondario. Ma mi viene in mente, cito anche qui Luca, perché cito Luca? Perché Luca nel suo Vangelo all'inizio dice, supponendo che sia Luca, nel senso che non sappiamo che ha scritto i Vangeli, dice ho condotto un'attenta ricerca prima di scrivere queste cose presso i testimoni e quindi ovviamente uno dei testimoni privilegiati è Maria, che essendo la madre di Gesù è uno dei testimoni privilegiati della vita stessa di Gesù.
Ma quando, ad esempio, nel capitolo 8 dice la madre e i fratelli andarono un giorno a trovarlo, la madre e i fratelli andarono un giorno a trovarlo, ma non potevano avvicinarlo per causa della folla. Gli fecero sapere, tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti. Beh, un figlio che da tanto tempo magari che non vede la madre perché era in giro a predicare, sentite cosa risponde? Ma egli disse loro, mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Cioè Luca non ci dice nulla di più. Cioè non ci dice poi incontrò la madre, poi incontrò i fratelli, no? Ma assolutamente dice ma chi sono mia madre e i miei fratelli? Sono quelli che mi ascoltano, il resto non conta. È per questo che io dico che è una figura assolutamente secondaria, anche se capisco che per i fedeli può essere una figura importante, consolatoria, gratificante e soprattutto ritenuta facile da avvicinare. Ripetiamo il concetto, questa nota è stata espressa dalla Chiesa proprio per il rischio che questa facilità di avvicinamento a Maria comporti il rischio che Maria venga messa, se non su un piano superiore, quantomeno sullo stesso piano di Cristo, nella capacità di dispensare la grazia, di dispensare le grazie. Ecco, Maria non ce l'ha, non è presente nei testi e fa parte di questa progressione di elaborazione di pensiero che ha dato sempre più importanza a questa figura, importanza che in realtà questa figura non ha, non c'è niente da fare. Ma infatti la nota insiste, è un capitolo molto duro sul concetto proprio di mediatrice di tutte le grazie. Ribadisce con chiarezza che solo Dio dona la grazia attraverso l'umanità di Cristo. Maria non interviene. Bisogna quindi evitare, dicono, modelli neoplatonici di flusso della grazia attraverso intermediari. Non si può onorare Maria attribuendole ruoli che spettano solo a Dio e quindi il titolo mediatrice di tutte le grazie ha limiti molto seri. In effetti questa è una parte, direi forse la più chiara e la più coerente, nel senso che non si può stabilire una gerarchia nella capacità e nella possibilità di distribuire la grazia, di donare la salvezza. Maria non fa parte di questa gerarchia, non esiste questa gerarchia. Esiste per i fedeli Dio, Cristo, la Trinità, anche questa non presente da nessuna parte nelle Sacre Scritture, che conferisce la grazia e può donare la salvezza. Maria no. E invece in realtà appunto si è andati troppo avanti e questo è un rischio grande per la Chiesa e non a caso in questa nota che abbiamo tutte e due letto molto, Eh sì, è stato molto molto attentamente, interessante, sì. questa nota appunto mette più volte in evidenza questo rischio. Dice no, attenzione, questi titoli sono titoli alle volte assolutamente inappropriati e contengono concetti che non sono, appunto, come dicevo, addirittura non sono dogmatizzabili, anche se, ripeto, nel corso dei secoli è stato chiesto di renderli, alcuni, tipo quello di Corredentrice, di renderli dei dogmi di fede. Per fortuna la Chiesa qui si è fermata, almeno, dopo aver dogmatizzato il nulla con l'Immacolata Concezione, almeno su questo si è fermata e ha sentito il bisogno di dare un colpo di freno un po' a questa che stava diventando una esagerazione che crea confusione, una confusione ingiustificata. Parlo sempre dal punto di vista dei fedeli, perché se dovessi fare ovviamente un discorso io su questo aspetto direi tutt'altro, ma in questo momento parlo dal punto di vista del rapporto tra ciò che pensano i fedeli, ciò che hanno elaborato i fedeli a partire dai primi secoli in Oriente
poi passato in Occidente, e ciò che invece ha elaborato la teologia, sempre direi pretestuosamente partendo dai testi, anche se questi concetti, sia quelli elaborati dai fedeli, sia quelli elaborati in modo teoricamente più alto dalla teologia, vedi, qui tu prima leggendo hai citato il neoplatonismo. Quante volte già abbiamo detto che senza il neoplatonismo, il platonismo, il cristianesimo non esisterebbe, perché il cristianesimo è intriso di dottrina platonica. Senza il platonismo non esisterebbe questa figura di Dio, non esisterebbero tutta una serie di altri contenuti del credo cristiano, e anche qui, appunto, hai letto tu giustamente nella nota, dice no, non bisogna utilizzare concetti neoplatonici, quando invece poi in realtà nei secoli la Chiesa l'ha fatto a piene mani. Ma qui dice di no perché usarli qui significa di correre il rischio di mettere Maria sopra Cristo, o quantomeno sullo stesso piano di Cristo. E quindi, dopo aver decisamente alleggerito questa figura da poteri che le sono stati attribuiti nel corso dei secoli, richiama invece l'importanza, questo documento, sul concetto di pietà mariana e riconosce la vicinanza materna di Maria, cita anche gli angeli che possono accompagnare nel loro percorso i credenti, parla dei pellegrinaggi ai santuari, della carezza della madre che si può ricevere per sostenere le prove dure della vita. Quindi invita a evitare da una parte strumentalizzazioni culturali, però dall'altra apre lo stesso nei confronti dei fedeli che si vogliono avvicinare alle varie Madonne che in tutto il mondo svettano nei santuari. Certo, Mm. ma la Chiesa non può fare a meno di operare questa apertura, cioè da sempre il popolo dei fedeli è abituato alle divinità intermedie. Difatti adesso, a parte Maria, ci sono anche i santi, Gli angeli. e gli angeli, perché sono visti come figure più facilmente avvicinabili, come figure più facilmente disponibili a interloquire con l'uomo e a mediare nei confronti di Dio, no? Quasi come se l'uomo avesse paura di parlare con Dio, di rivolgersi direttamente a Dio, perché lo vede come grande e potente. In effetti il Dio dell'Antico Testamento era un Dio terrificante, chiaramente, e quindi era molto meglio rivolgersi a delle figure intermedie, come dire fai tu per conto mio. I messaggeri biblici, i malachim. Ma esatto, ma questo in realtà c'era nel passato anche in altre religioni, pensiamo alle figure dei Lamashu o degli Shedim nelle religioni mesopotamiche, Shedim che tra l'altro sono citati da Mosè anche quando è arrabbiato con i suoi, perché dice si sono rivolti anche ad Elohim nuovi, venuti da poco, si sono messi ad adorare gli Shedim, che in Babilonia erano delle divinità intermedie appunto tra il popolo e il grande capo, perché francamente non mi sento di chiamarlo Dio, è il grande capo, e quindi il popolo si rivolgeva a queste divinità intermedie. Quindi diciamo che la Madonna e gli angeli, i santi, hanno sostituito questa funzione creando un ponte intermedio, un ponte che è più facile da percorrere da parte dei fedeli. E quindi è un tentativo questo di armonizzare ciò che la gente vive, ciò che la gente sente emotivamente, con ciò che la dottrina può sostenere, cercando di evitare le contraddizioni che però ci sono, no? Perché abbiamo visto Giovanni Paolo II che definisce 7 volte corredentrice la Madonna, il cardinale Ratzinger che dice assolutamente non può essere definita corredentrice, e quindi contraddizioni ci sono anche dentro il pensiero della Chiesa. Ma sono contraddizioni che sono inevitabili perché appunto, siccome questa nota
della Chiesa cita, come ho detto prima, un gran numero di padri della Chiesa dove ognuno diceva la sua, è chiaro che all'interno di queste varie affermazioni, di queste varie elaborazioni, le contraddizioni sono inevitabili e diventano tanto più numerose quanto più ci si allontana dai testi. In questa sezione viene valorizzato il concetto di maternità spirituale, ma si chiarisce che la Madonna non è una sorta di alternativa all'immagine di Cristo, cioè non è una scelta. Assolutamente. Nella parte finale, infatti, impone alcuni criteri fissi, nei quali sembra quasi di vedere una presa di distanza verso una figura che stava acquisendo un valore quasi eccessivo. Eccessivo. Ribadiscono appunto tutti i concetti già affermati in precedenza. Sì, infatti questa nota parla, cioè dice, afferma che l'unione immediata è con Cristo, non con Maria. Dio non ha bisogno di Maria per operare la salvezza, questa è un'affermazione importante. Maria non aggiunge e non toglie nulla alla mediazione di Cristo, quindi viene sempre più ridimensionata la sua figura. Maria non è strumento primario della grazia, e anche qui di nuovo un forte ridimensionamento. È semmai madre nell'ordine della grazia, ma semplicemente in quanto è stata madre di Cristo. È stata madre di Cristo e il suo merito, se vuoi, è stato quello di dire sì, cioè accetto. Ma poi abbiamo visto che per lungo tempo ci accorgiamo che ha accettato una cosa che non aveva capito. Ed è Gesù stesso che glielo dice, no? Ma non sapevate che io mi devo occupare di altre cose, non di voi? Non è cosa da poco. Sì. E poi Maria viene presentata quindi come in realtà la prima discepola, questo è intuibile in quanto ovviamente essendo sua madre è la prima che, come dire, lo ha sentito parlare, no? Inevitabilmente. Nonostante questo, i Vangeli ci dicono che dopo numerosi anni non aveva ancora capito qual era la vera missione di Cristo. Questo bisogna veramente averlo molto chiaro. In realtà poi è chiaro che la Chiesa ha la necessità di non, come dire, distruggere il pensiero che i fedeli hanno su Maria, ma ha la necessità di intervenire in questo ambito perché il pensiero va troppo avanti e corre il rischio di fare di Maria una figura divina messa sullo stesso piano, quando invece abbiamo visto nei Vangeli che Gesù stesso, a parte se vogliamo il momento finale in cui finalmente la chiama madre e la affida a Giovanni, ma per tutto il resto, quelle poche volte in cui ci sono gli interventi di Maria, che sono veramente molto pochi, insomma Gesù le ricorda la sua posizione, Gesù in quanto figlio, e gliela ricorda in un modo anche abbastanza freddo. E quindi in effetti, vista la cosa dal punto di vista dei fedeli, vista dal punto di vista della Chiesa, bisogna che Maria riacquisti la sua vera posizione e non assurga a, come dire, posizioni invece troppo importanti per la dottrina, perché sarebbero contraddittorie, a parte che sono contraddittorie già con quello che è scritto nel Nuovo Testamento, e poi sarebbero contraddittorie anche con le elaborazioni che ha fatto la teologia ufficiale. In questo capitolo proprio si ridimensiona decisamente la figura di Maria, alla sua funzione che ritengono originaria, modello per il credente, prima discepola, madre del Cristo. Stop. Esatto.
Questo documento riconosce che la maggior parte delle espressioni dedicate al culto mariano non sono fondate nelle scritture e che occorre molta prudenza nell'utilizzare alcune definizioni. Ecco, guarda, tu hai letto una frase importantissima. Certe espressioni non sono fondate nelle scritture. Che è quanto io vado dicendo dal 2010, la gran parte delle espressioni, ma non della fede popolare, che tutto sommato è comprensibile, anche perché sappiamo che sono pochi quelli che leggono con attenzione i cosiddetti testi sacri, ma certe espressioni non sono fondate nelle scritture anche quando sono elaborate dalla teologia ufficiale. Non sono fondate nelle scritture. Allora diamo alle scritture il loro giusto valore, leggiamole e cerchiamo di rimanere fedeli a queste scritture cercando di capire che cosa veramente dicono. E nel caso della figura di Maria cerchiamo di, per esempio, leggere i Vangeli magari con questo obiettivo. Vediamo chi è, cos'è, cosa fa, cosa dice, come è presente Maria nei Vangeli e com'è il rapporto tra Gesù e sua madre, che lui chiama costantemente donna, nei Vangeli. E così ci facciamo le idee chiare. E poi chi vuole avere fede, ha in alto il faro della fede che è Cristo e Dio e sono più che sufficienti senza bisogno di intermediari perché anche nell'Antico Testamento, no? Se vogliamo considerare Yahweh Dio, molto spesso era lui che parlava direttamente e parlava direttamente o usava i profeti, ma i profeti non erano mai oggetto di adorazione. Mosè non era mai oggetto di adorazione, era una semplice intermediazione, cioè io vado ad ascoltare ciò che dice lui e poi ve lo riporto. Oppure il profeta dice, io vi dico ciò che mi ha detto lui, ma il profeta era un uomo come tutti gli altri e nessuno si sognava di adorare il profeta. Ecco, ed è quindi questo il rischio che la Chiesa vuole evitare, dare un'importanza che non c'è in sostanza. Ecco. A me è piaciuto molto questo termine di mediatrice, perché è come se questa donna nel suo percorso di vita ancora oggi in realtà ci insegnasse qualcosa, anche a prendere le distanze da quello che è stato costruito e in quello che in realtà lei probabilmente è stata. Sì, direi che questa è la conclusione alla quale possiamo giungere, quindi rimane una figura di Maria per i fedeli ricca di affetto, ricca di quel sentimento materno, ricca di quella possibilità di dare consolazione come una qualunque madre in sostanza, ma niente di più. È una donna che nel suo percorso di vita appunto ha conosciuto un figlio decisamente fuori dall'ordinario e piano piano ha imparato ad accettarlo anche, perché abbiamo visto che per un periodo di tempo non aveva ancora compreso la realtà del suo essere. Insomma, Maria deve riacquisire il suo vero, reale significato, insomma, quello di aver dato alla luce Gesù Cristo. Che a questo punto è anche molto più concreto e anche molto più vicino all'umanità, tutto sommato. Sì, ma per il resto i fedeli sanno che devono rivolgersi, se ci credono, essendo fedeli ci credono, all'unico che può dispensare la grazia e la salvezza, che non è Maria. Molto Ok? interessante questa lettura. Grazie Mauro. Bene, ma direi che è interessante il fatto che la Chiesa abbia sentito questa necessità per una volta di dire non introduciamo concetti neoplatonici, non andiamo troppo avanti, non attribuiamo dei titoli che possono creare fraintendimenti, perché finalmente significa che
la Chiesa capisce che ci deve essere un limite a quello che si elabora partendo dalle scritture. Il limite sarebbe molto più in basso in realtà. No, leggendo le scritture si deve stare molto sotto ciò che dice la dottrina della Chiesa, Cioè, si deve stare molto più aderenti ai testi, ma è già importante che la Chiesa per una volta abbia sentito il bisogno di porre dei limiti a quella che stava diventando una esagerazione. benissimo, mi Ok, sembra molto chiaro e esaustivo. Non possiamo che salutare i nostri allora amici. salutiamo, ringraziamo Ringraziamo per essere sempre con noi, sempre più numerosi, quindi ci rivedremo presto e e quindi, come al solito, ciao, grazie e alla prossima. ciao.